È arrivato settembre e la scuola sta per iniziare e proprio per questo voglio mostrarvi questo mio recente acquisto. Un astuccio con 72 matite colorate acquerellabili. Al suo interno trovate anche un piccolo album a tema mare da colorare. Il link di questo prodotto lo trovate nella descrizione del video e se vi fa piacere trovate anche i link per seguirmi sui social. Se volete supportarmi vi basterà iscrivervi al canale e se troverete il video utile e interessante potrete lasciarmi un like. Oltre alle matite colorate trovate altre matite di diversa durezza. Ci sono degli sfumini, dei temperini e un pennello conservatoio. Avevo intenzione di utilizzare solo il materiale di questo astuccio, ma poi ho dimenticato di utilizzare il pennello. Su un foglio A4 ho iniziato a disegnare la bozza utilizzando la matita HB. Una volta terminata la bozza ho rifinito il disegno con un tratto pen con la punta non troppo sottile in modo da essere più visibile sotto al foglio per acquerello. Anche questo è un nuovo acquisto, è un album con fogli per acquerelli e l'ho acquistato in un negozio cinese. Sono 30 fogli di grana 300 e l'ho acquistati ad un costo di circa 7 euro. Ho già trovato un difetto a questo album per acquerelli. Purtroppo l'area di lavoro non corrisponde a quella di un A4. Vicino agli anelli è presente la linea guida per staccare il foglio, quindi ora dovrò apportare qualche modifica al disegno. Comunque mi assumo anch'io la colpa perché, essendo ad anelli, dovevo immaginare e tener conto dello strappo. Questa è la mia tecnica di ricalco a costo zero. Con dello scotch di carta fisso il disegno alla finestra. Poi prendo un foglio per acquerelli, lo sovrappongo e lo fisso con dello scotch. In questo modo ricalco il disegno senza aver paura che il foglio si sposti. Sto utilizzando la matita HB. Per colorare la base della pelle utilizzo la tonalità numero 32. Con il numero 31 creo le diverse sfumature della pelle. Con altre tonalità più scure vado ad intensificare le ombre. Con il colore di base vado ad amalgamare i colori e procedo in questo modo per tutto il disegno. Ora procedo con la colorazione dell'abito.
Uso il numero 23 come colore base. Una volta terminata la colorazione, con un pennello imbevuto d'acqua sono andata a sciogliere il colore. Ho utilizzato un pennello più sottile nelle aree più piccole. Per le aree più grandi dell'abito ho utilizzato un pennello più grosso. Ho aspettato che si asciugasse il colore per poi prendere un fine liner dalla punta molto sottile. Io utilizzo quello della Faber-Castell di misura XS, equivalente alla dimensione di 0,05 mm di un qualsiasi fine liner. Sono andata poi ad intensificare le luci e le ombre. È stato proprio in questa fase che sono riuscita a dare una valutazione a queste matite colorate. Già dal momento dell'acquisto sul sito di Amazon possiamo notare un confronto tra queste matite ed altre definite professionali. In questo modo il venditore ci fa capire che non è un prodotto di alta qualità. Il problema sorge nella scrivenza del pastello. Ho voluto mettere a confronto i miei pastelli della Stabilo per farvi notare la scrivenza del prodotto. Questi pastelli sono poco cerosi, di conseguenza risultano duri e poco scriventi. Questa caratteristica possiamo notarla maggiormente nelle tinte più scure. Quella differenza è abbastanza evidente. In conclusione, penso che come prodotto, per quanto l'abbia pagato, sono assolutamente soddisfatta. Nell'astuccio ci sono molti materiali e come pastelli acquarellabili le tinte sono molto intense e si sciolgono bene. Spero che questo video recensione su questi pastelli vi sia stato utile. Se siete arrivati fino a questo punto del video, vi chiedo di lasciarmi tra i commenti un cuoricino rosa. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!